Se c'è una moto tra le novità 2021 che suscitava la mia curiosità, questa moto è proprio la Triumph Trident 660. Sì, perché in fondo Triumph aveva già una entry level che era la Street Triple S, ce l'ha ancora a dir la verità. Allora perché concentrarsi e mettersi d'impegno per produrre una nuova moto sempre in questo segmento? Beh, forse perché la Trident 660 è qualcosa di diverso, si mette un po' a giocare da sola in questo segmento, volendo offrire un rapporto qualità-prezzo-dotazioni davvero invidiabile. Sarà riuscita nell'intento Triumph? È quello che voglio scoprire in questa mia nuova prova. E allora azzeriamo il contachilometri e partiamo per il nuovo 1000 km con. Già, perché una moto come la Trident? Diciamo che di questi tempi alle case piace parecchio proporre modelli che stanno a cavallo di più segmenti. La Trident è una di queste perché approccia il mondo delle naked medie in modo un po' differente da quanto abbiamo visto fino ad oggi. Le concorrenti dirette? Di fatto si fatica un po' a trovarne perché da una parte, verso il basso, troviamo le bicilindriche 650, dall'altra le naked sportive. Lei, la Trident, se ne sta lì, un po' nel mezzo, miscelando parecchi ingredienti interessanti. Sella bassa e peso limitato per piacere ai newcomers, motore pimpante e sospensioni semplici ma sostenute per piacere a chi in moto ci vada parecchio. E come contorno un bouquet elettronico degno di nota per il segmento, con acceleratore ride-by-wire, 2 riding mode e controllo di trazione, di serie. I primi chilometri in sella a una moto servono sempre per prendere confidenza con lei, ovviamente. Di solito se un progetto è nato bene, bastano un paio di rotonde per capire parecchie cose, come ad esempio l'equilibrio dinamico, uno sterzo che rimane bello neutro, una moto che non tende a cadere o ad andare dritta all'interno della curva. Beh, se noi parliamo di equilibrio dinamico, la Trident sa veramente il fatto suo, è una moto che è davvero leggera, è intuitiva, il suo voler essere una moto per tutti lo ritrovo in una posizione in sella piuttosto rialzata con il busto molto dritto, gambe piegate il giusto, un'altezza sella solo 805 mm da terra, sella oltretutto molto stretta qui nella zona di passaggio delle gambe che rende praticamente impossibile non toccare bene per terra per qualunque altezza. Il che è già un ottimo punto di partenza a cui si aggiunge il peso realmente limitato, siamo a 189 kg in ordine di marcia con il pieno di benzina, ma vi confesso che guidandola a me sono sembrati anche un po' di meno. La Trident è svelta come un gatto anche perché ha un interasse davvero ultracompatto, siamo a 1401 mm. Quello che mi piace sulla Trident è notare come la moto sia stata costruita con tanta attenzione. Non c'è un particolare che appare economico né tra quelli che hai sotto gli occhi né tra quelli nascosti alla vista. Un esempio è la strumentazione, compatta ma ben studiata e sempre ben leggibile. Un solo elemento circolare con 2 display compatti, in cui però trovi tutto quello che serve e anche un po' di più. Consentitemi un pizzico di orgoglio italiano. La mano di Rodolfo Frascoli su questa moto si vede. E come? Devo dire che appena partito con lei sono rimasto molto sorpreso perché mi aspettavo sì una moto facile e leggera, cosa che in effetti è, ma non mi aspettavo un motore così vivace, soprattutto a quei regimi che si utilizzano maggiormente su strada, ovvero i medi e i bassi. In fondo è sempre un 660, ma bisogna andare oltre i freddi numeri che ci raccontano di 81 cavalli e dei 64 Nm di coppia. Quello che importa è che a 3600 giri la coppia disponibile è già al 90% di quella massima. Questo è il dato più importante che aiuta a capire come mai questo motore è così piacevolmente brioso. Molto elastico, altrettanto pronto e poco vibrante. Perfettamente rapportato, a 130 km/h il motore gira a 6250 giri. Questo 3 cilindri dà il suo meglio proprio a questi regimi e ve lo devo dire, te lo godi di brutto.
E poi il bello di questa moto è la sua capacità di metterti in mano subito le sue prestazioni. Pochi metri e capisci che è equilibrata, leggera, ma ben piazzata sull'asfalto. L'attitudine che ha è da moto di maggiore cilindrata. 500 km fino ad ora, consumo rilevato 5,9 litri per 100 km, oppure 17 con un litro se avete l'altra unità di misura. Questo nonostante fino ad ora non ci sia andato troppo per il sottile con il gas. Sì, perché il 3 cilindri 660 devo dire è sempre lì che ti istiga. Il telaio della Triumph un po' gli va anche dietro. Interessante notare come Triumph abbia pensato sportivo quando ha progettato la Trident, moto che è vero deve soddisfare molteplici esigenze, prima fra tutte quella di una facilità di guida adatta per chi non è molto esperto, ma dall'altra parte può e deve anche accompagnare la crescita del motociclista nel suo percorso. Guardandola si capisce anche il concetto tecnico che è alla base di questa moto. La Trident non è solo leggera, ma è anche cortissima di interasse, molto compatta nella parte anteriore, con un forcellone molto lungo, la stessa filosofia più o meno che accompagna le moderne superbike, perché l'interasse super compatto ovviamente, e in questo caso anche il peso basso, danno molta agilità. Il forcellone molto lungo invece significa trazione meccanica e stabilità in accelerazione. A tutto questo aggiungete un paio di sospensioni che onestamente tendono più al rigido che al confortevole, e capite come questa moto in realtà apprezzi molto la guida dinamica. Niente di super tecnico, intendiamoci, perché di regolazioni qui c'è poco o niente. Potete toccare solo il precarico del monoammortizzatore. La forcella ha una prima parte morbida, ma quando spingi sembra appoggiarsi un po' sull'idraulica, facendo restare la moto un po' alta sul davanti. C'è da dire però che resta sempre ben controllata anche quando si frena forte. Il mono sostiene parecchio, pure troppo, essendo alla fine forse l'unico punto debole della moto, perché fatica a copiare i colpi secchi che rimanda intatti alla schiena del pilota. Questo, nonostante la sella abbia un'imbottitura azzeccatissima, penalizza un pochino il comfort e fa sì che la Trident gradisca più percorsi lisci che quelli sconnessi. Altro lato della medaglia però, quando ti metti a spingere la moto ti viene dietro, non dondola, resta controllata ed efficace, e puoi spingere parecchio perché il motore non si tira mai indietro. E la Trident dimostra che su una moto non servono solo i cavalli, ma il mix coppia, peso limitato e rapportatura corretta ad essere vincente. Arrivi al punto che quasi quasi vorresti un manubrio un pochino più basso e una posizione un pochino più sportiva, ma è giusto che non ci sia, perché per quello c'è la Street Triple. Piccolo appunto che mi sono segnato sul mio block notice è l'angolo di sterzata, che per una moto che vive tanto in città mi sarei aspettato un pochino più ampio. Non è malvagio in realtà, ma secondo me si poteva fare qualcosa di meglio, anche perché un po' di spazio in più ci sarebbe anche stato. Sono ormai arrivato a 3/4 di una convivenza, devo dire, molto gradita con la Triumph Trident 660. Alcuni appunti che mi sono preso in questo periodo riguardano soprattutto la praticità. Innanzitutto consiglio di, se vi piace la Trident, di completare l'opera dell'acquisto con il piccolo cupolino e il quick shifter che ovviamente cambia la vita quando si guida su strada. Non è un cambio elettronico super sportivo questo, perché non è velocissimo nei tagli, ma devo dire che è adatto all'utilizzo a cui è dedicata la Trident, e soprattutto ai tempi giusti di tagliata, quindi non spinge per esempio in scalata come fanno alcuni cambi elettronici. Cupolino necessario soprattutto se deciderete di usare la Trident in spostamenti autostradali, perché la posizione è retta e di aria ne prendete davvero tanta, e la piccola unghia vi aiuta un po' tagliandovi almeno la parte bassa del busto, e vi aiuta a sopportare la spinta. Se invece volete viaggiare con un minimo di bagaglio, la borsa del weekend per intendici, diciamo che la Trident non è che vi aiuti moltissimo, perché di appigli per fissarla, per fissare una rete elastica non ce ne sono veramente pochi. Il portatarga è basso, fa una gran scena, una figata ovviamente, ma non aiuta neanche lui. Detto questo, la Trident si presta comunque a fare qualche viaggetto usando la borsa
che Triumph vi vende come optional, ma linea del passeggero non ci sono nemmeno loro, anche loro sono optional. Già che ci sono, apro anche il capitolo dell'elettronica. La Trident è l'unica del segmento a offrire ride-by-wire e 2 mappature. Agile, muoversi nel menu del cruscotto con la pulsantiera a sinistra, altrettanto facile cambiare le mappature che sono 2, Road e Rain, poco differenti tra loro in realtà a livello di erogazione, ma con differenti livelli di intervento del controllo di trazione, che resta comunque sempre molto dalla parte della ragione, anche nelle mappature più spinta, accendendo spesso la spia sul cruscotto, per fortuna senza troppi tagli sgradevoli. Curiosità, la Trident è sprovvista del pulsante passing, azionandolo per il classico lampeggio in realtà si attiva l'abbagliante che poi resta acceso. Posso dare un piccolo suggerimento a Triumph? Tenete solo un pulsante per tutto, ma differenziate i tempi di azionamento, tocco breve per il passing, tocco lungo, più di un secondo per dire, per accendere l'abbagliante. Segnalo anche un po' di calore rilevato sullo stinco sinistro dove il carter è più largo, niente di trascendentale, comunque le moto calde sono davvero altre. Il consumo finale è stato di 5,6 litri per 100 km. Il serbatoio non è enorme, ma prima di vedere accendersi la spia della riserva, i 200 km si passano abbastanza agevolmente. Non male. Bene, siamo giunti alla fine di questi 1000 km, in realtà ne ho fatti anche un po' di più, oltre 1100, mi sono fatto prendere un po' la mano, devo dire che la Trident me la sono gustata, una moto che credo rappresenti degnamente la filosofia Triumph in questo segmento caldissimo per numeri di vendita in tutto il mondo. Che moto è la Trident? Non è una naked sportiva, anche se ha rivelato doti dinamiche che non mi aspettavo. Non è una classica, è una roadster nel più puro senso del termine. Posizione in sella rialzata, sella bassa, peso piuma la rendono sicuramente adatta per chi inizia ad andare in moto, un motore pimpante, sospensioni sportivette che mi sarei aspettato un pelo più confortevole, a dire il vero. Freni ben calibrati con un posteriore che funziona molto bene, la rendono adatta invece a chi in moto ci torna e vuole un po' più di brio nella guida. Alla fine è anche una moto difficilmente comparabile perché potenzialmente se la gioca un po' con tutte. Sotto di lei alloggiano Yamaha MT-07, SV650, Kawasaki Z650, Benelli 750, tutte meno costose ma anche meno potenti ed equipaggiate. Sopra di lei la Honda CB650R che se la gioca sul prezzo ma ha meno elettronica a bordo, più potenza e soprattutto 15 kg in più da gestire. Triumph quindi gioca quasi da sola in questo segmento portando un punto di vista che probabilmente prima di lei non c'era. Costa 8.195 euro, ma se la volete come la mia si sfiorano i 9.000 euro, cifra che per come è fatta e come va questa moto secondo me è davvero una cifra ben spesa. Il servizio è finito, i 1000 km con sono trascorsi, io vado a riconsegnare la Trident 660, voi iniziate pure a scrivere qua sotto nei commenti e ci vediamo lì.